diventa difficile giudicare perché ti rendi conto che il giudizio è un'ignoranza, cioè ignori quanto anche tu potresti fare. E quindi non è che perdoni, intendo che dimentichi, ecco, sembra la parola giusta, non è che dimentichi, però puoi iniziare anche a vedere le cose più alte, quindi perdonarti e perdonare la tua inconsapevolezza di doveri quando giudicavi a quel modo e la loro inconsapevolezza. Però in fondo siamo tutti che passiamo tante fasi, quindi cosa si può fare se non comprendere la sofferenza altrui, il blocco altrui, le difficoltà? Certo, non dimenticare, certo, dire le cose per quelle che sono, agire anche di conseguenza, ma non con quell'atto irrigidito appunto di credenze, perché oggi sei da questa parte e domani, o forse in questa stessa vita, sei dall'altra. Questa è un'altra grande bilancia dell'esistenza che è micidiale. Cioè tu oggi ti sei messo a rompere le palle a quella persona da quel pulpito. Guarda, se sei fortunato in questa vita sarai perfettamente dalla parte opposta in cui dirai, Madonna, adesso sono io da questa parte e capirai cosa significa subire quella cosa dall'altra parte. Se non è abbastanza, per esempio, esageriamo, hai ucciso qualcuno e non hai capito cosa vuol dire uccidere una persona, facciamo, esasperiamo per farvi capire, perché tu l'hai fatto, sei un ladrone, fai tutte queste vite, non c'è problema. Tu finisci di fare questa vita, trapassi e poi il sistema che ha un principio universale, non è dall'uno dall'alto che fa un giudizio, è proprio un principio di equilibrio come il Tao, per poter fare sviluppare la coscienza in un sentire sempre maggiore, nella vita successiva ti porterà una bella vita, una bella moglie e un bel figlio. E a un certo punto il figlio viene ucciso da qualcuno. Quindi tu vivrai la tristezza e il profondo rammarico di cosa vuol dire perdere un figlio, che qualcun altro ha ucciso, però non è che tu sei un ladrone e sarai quello cattivo, ma vivrai una condizione della stessa cosa che tu hai creato in una forma diversa per farti sentire il valore di quella cosa. Prendete questo ragionamento per capire quante cose vi possono succedere nella vostra vita che hanno, come dire, dei succhi di sentire che si legano a qualcosa che non avete sentito un'altra volta e adesso in un'altra forma, in un'altra composizione, si cerca di farvela sentire meglio, dove tu ci vai con tutto il cuore, ci vai con tutta la sofferenza, ci vai con tutta te stessa in questo tipo di roba. Questo non per giustificare né per rammaricarsi né per dire che siamo stati cattivi o buoni, semplicemente dobbiamo passare diversi livelli per aumentare la nostra percezione. Quindi il padre è un genio dell'arte, della creazione, del creare mille possibilità. Il padre, noi anche, perché siamo noi co-creatori, poi non è che esiste proprio questo padre inteso come un al di là, adesso sto già a descrivere, ma diciamo proprio che siamo noi, questi registi, che in qualche modo a un certo punto da fuori dici, ma come cazzo hai fatto a poter stare così così? Guarda, ti sei anche ammalata per sta roba, non hai visto che c'è tutto sto casino qua che... Allora, facciamo così, la prossima volta ti succede questa roba qui, per cui dopo ti si ammala un'altra persona, li capirai delle cose, o non lo sappiamo, mille questioni. L'importante è scavare dentro, cercare di dare senso alle cose, di cercare di comprendere che hanno un senso, ma da che punto di vista? Non sicuramente senso di colpa, non sicuramente un giudizio dall'alto, non sicuramente un'espiazione di qualcosa, ma la possibilità di sentire di più, di comprendere di più, di attraversare un qualcosa che ti fa capire che certe dinamiche ora è il momento di maturarle e trasformarle. E qui ognuno di noi avrà il suo tassello da ragionare e di svalicare sto punto. Quindi se siamo abbastanza adulti e maturi da dire aspetta che mi pongo con un modo diverso per vedere questa patata che bolle e abbiamo la forza di aprire un attimo il cuore e rivedere questa parte qua, dici cavolo però, e abbiamo un'azione che è contro quello che faremo naturalmente, ma facciamo un'azione completamente diversa, molliamo una causa, molliamo dei soldi, una casa, un'eredità, molliamo, capito, l'odio per una persona, lasciamo andare questa cosa qua, da sopra c'è un applauso, perché ce l'ha fatta, no? Perché no, perché lui no, mi doveva per quell'altro lì no, perché ecco quella roba lì, dico, cazzo, è ancora lì, guarda, lo sta ancora in panico, Madonna, dopo gli arriverà il doppio più forte, quindi speriamo bene che molli l'osso e tutti fanno il tifo perché tu molli l'osso, i parenti che arrivano, tutti quanti, e tutto il mondo tu fai, sì, vabbè, sai che ti dico, ecco, hai avuto abbastanza aiuto e tu abbastanza aperta da poter dire, guarda, basta, questo lascia andare, e lì nasce la guarigione. La guarigione è una guarigione dell'anima, è una guarigione dove tu acquisisci più sentire di che cosa? Dell'impermanenza della vita, dei veri valori delle cose, di quello che vi dicevo prima, che siamo tutti in affitto e che tutto è... E quindi sai vivere sempre meglio quello che c'è, con più serenità, con meno attaccamento, però nasce un qualcosa di strano. Non c'è attaccamento né dal punto di vista del bene,
cioè voglio andare chissà dove, vorrei avere chissà che cosa, o né nel mio punto di vista del male, perché non rifiuti neanche quello che può arrivare, qualsiasi cosa che c'è, è un po' neutralizzi. Io penso che la via della pacificazione non è qualcosa di fuochi d'artificio, ma è un neutralizzare un po' le cose, che tutto infonda un senso e col cuore ci entri e ogni cosa ha quel lato, come dire, commovente in parte, ecco. Ogni cosa ha un lato commovente. Questo però è un'anima che avanza, cioè, ovviamente trasforma.